Che le sì? Che era tipico? La di focaccia. Pescano. Questo è il latte di mucca normale. Piccolo stop per tentare di fare acqua. Mauri è andato a chiedere perché ha visto una gomma dell'acqua lì per terra. Ti hanno detto di sì. Senza filtro né niente, non fa il culo. Tanto non riesco a attaccarla. Ci siamo fermati per strada a prendere un po' di frutta nelle bancarelle così improvvisate, scassate. C'era anche un panettiere, abbiamo preso del pane e poi ho detto ma prendiamo questi due dolcetti. Sembrano i crumiri, un po' meno dolci, sono uno spettacolo. E visto che la dieta lo consente, io continuo a mangiare. Anche oggi piove, ma noi adesso abbiamo l'oblò. Proprio se lei chiuso me ne vuole dire un'altra volta. Vai, sfodera il tuo francese. Vado a dire delle cose che non so. Tutta tronfia col suo bottino. Quanto hai speso allora? 60 centesimi. Per quanto più o meno sarà un... 1,1 kg. Vabbè, uguale che in Europa. Sì, 3 euro ai mandarini in Spagna. Stiamo facendo una zona veramente turistica, campi da golf, città fortificate, come avete visto prima, molto belle, che non ci siamo fermati. Comunque ci sono dei gran bei posti. Tutto nuovo e tutto vietato. Siamo arrivati da? Siamo arrivati da là, ma siamo arrivati a El Jadida. Bravo. Che pronuncia! Visto che ormai Marino non fa più niente, mi tocca lavorare solo a me, lavorare che poi è un piacere, vi dico che questa qua, zitta, Aspetta, facciamo il momento zitta. quark. Questa qua è una cittadina portoghese, nel senso che è stata invasa dai portoghesi attorno al 1500 per circa 275 anni. Dopodiché gli hanno dato tante belle pedate nel culo e li hanno cacciati. E le persone che erano qua si sono rifugiate in Brasile. Sono abbastanza colpita da questo tuo studio e memorizzazione dei fatti storici. Ma ti dirò di più. Adesso andremo a vedere all'interno delle mura, quindi della città vecchia, detta anche Medina, una cosa particolare. C'è una chiesa cristiana che ovviamente quando sono arrivati gli arabi dice che ce ne facciamo di sta chiesa? Ecco, l'hanno trasformata in un hotel. Sembra essere un'attrazione turistica nel senso che è fotografatissima. E quindi andiamo a vedere sta roba e vi diciamo se è bello o no. Queste sono le porte d'ingresso, una delle. Un'altra informazione. Questa città, quando era portoghese, si chiamava Mazagan. Poi, ovviamente, dopo la conquista, ha cambiato il nome. In El Jadidas. Ah, il Jadida. Adidas, però mi non so. Ragazzi, c'è la cisterna da visitare, che non è quella, ma vi metterò qua le immagini qua di fianco. È una cisterna del 1500, se non sbaglio 19, è stata anche aperta al pubblico,
conteneva circa 5.000 litri d'acqua. Era l'acqua che sostentava la città sostanzialmente. Adesso è chiusa purtroppo perché è in ristrutturazione. Noi abbiamo una fortuna, probabilmente febbraio, marzo, aprile c'è meno turismo e ne approfitto per fare la ristrutturazione. Però insomma con le immagini si riesce a capire. Dal 1913 è stato possibile iniziare a visitarla. Ma oggi no. Proseguiamo. Abbiamo fatto 50 metri, non ci avranno fermato 200 volte, è veramente turistica. Tutti ci parlano italiano, cercano di capire la tua nazionalità e poi dicono vieni a vedere il mio negozio. Per fortuna non c'è molta gente, quindi molti negozi sono ancora chiusi. Comunque adesso andiamo a vedere le mura e poi diciamo che la parte antica è abbastanza finita. Ok, siamo arrivati alla parte, insomma, caratteristica fotografata della chiesa. Penso che questo qua sia stata la parte del refettorio, però lì c'è l'ingresso della chiesa col classico campanile e di sopra addirittura c'è una terrazza con un ristorante. Questa è la parte più fotografata di questa cittadina, insomma era un po' strana. Bella, andiamo a vederla dentro, va? Qua si riesce veramente a vedere le varie differenze negli anni, le costruzioni e i cambi che ci sono stati. Cioè guardiamo l'antico, io non sono assolutamente un esperto di questa cosa, però si nota, con le cose più antiche, le cose più moderne, porte chiuse, ingressi, pazzesco. Alla fine ragazzi la chiesa era quella che ho girato attorno per riuscire a capire se c'era un altro pezzo, ma no, non si è riusciti. Questo è uno degli ingressi più grossi, però via mare. In questo momento siamo sul camminamento delle mura, praticamente la parte alta delle mura si potevano appunto camminare. Normalmente erano molto più stretti, ma qua ci può passare cavalli e carri senza problemi. Siamo sulla punta estrema nord delle mura. Sotto c'è tutta la parte del porto, addirittura c'è ancora un porto vecchio, penso, non so se costruivano navi lì o se erano solo un attracco, insomma è ben conservata. Abbiamo la fortuna di avere delle informazioni fresche che arrivano da Marina. Marina, pronto? Sei collegata? Sì, la linea. Abbiamo trovato un'altra chiesa cattolica che è fatta in stile manuelino, esattamente come quelli portoghesi che abbiamo visto quando siamo stati a Lisbona. Non c'era solo una chiesa cattolica, ce n'erano due. Oggi è il teatro della città, ma una volta è stata utilizzata come consolato britannico. È stranissimo vedere quello che è una pianta di una chiesa trasformata in un teatro con il palco al posto del classico altare, veramente strano. Lì sopra il balcone mi sarei aspettato il classico organo che non c'è. Mi sarebbe stato sicuramente in una chiesa. Non c'è nessun simbolo sacro da nessuna parte. Sono stati ovviamente tolti, però semplice. Una cosa che invece c'è, guarda. Un'acqua santiera. Potrebbe essere. Ovviamente con tutti i simboli rotti si vede proprio che sono stati martellati. Sarà il segno di un'acqua santiera sicuro. Ma c'è un altro di là, quindi sì. Giustamente le porte d'ingresso, due ingressi laterali. Che è una classica delle chiese, giustamente. Sarebbe bello vedere se c'è una sacrestia. Fammi andare a vedere. Cosa c'è? Dico qua la sacrestia. Dietro le quinte. Beh, quello che poteva essere l'ingresso della sacrestia e i classici dove c'erano poi gli altari. Non ce ne sono di affreschi. Beh, non ce ne sono, o ci sarà stati. Comunque è classica, cioè la struttura è molto classica. Fuori dalle mura c'è un mercatino, qualcosa di allestito momentaneamente o fisso, non sappiamo. Vediamo se c'è qualcosa da mangiare. Sì. Oui. Viande hachée, merguez. Oignon. Oui, l'oignon. واخف اسعارنا عندنا الغلاء والبيع وبركه في الصحه الفلوس وامنا وراحه وتسهيل. Questo è quello della carne.
C'è un casino di cilantro. Purtroppo c'è la preghiera e c'è tanto rumore. Però com'è? È molto buono il panino, ma la cosa assurda che mi piace di più è proprio questo, il fatto di essere dentro in un mercato loro, con i motorini che sfrecciano, con loro che cucinano con le mani e la preghiera di sottofondo, pazzesco. Buono, pazzesco. Quei due panini sono costati 24-25 dirham, perché mi ha dato un po' di moneta, ma era di più di 5 sicuramente. Più o meno al cambio sono 2 euro. Sono 2 mezzi panini. Iniziano a riempire, ma ho ancora fame, quindi vado alla ricerca di altro cibo. Penso che sia finita la preghiera. Quello che abbiamo capito è che la preghiera dura poi 10 minuti, un quarto d'ora. È vero che pregano 5-6 volte al giorno, 6. Insomma, ci hanno spiegato che se vuoi essere un buon credente devi pregare, più preghi, più sei credente, più sei bravo, più arriverai, diciamo, a purificarti. Sono molto credenti, non sono estremisti, abbiamo parlato anche di quello, loro odiano gli estremisti, che sia ben chiara questa cosa. È una cultura particolare, affascinante sotto certi aspetti. E poi alla fine ti fanno ragionare e ti dicono alla fine esiste un Dio solo per tutti, poi chiamalo come vuoi. Ecco, questo è stato un riassunto che ci hanno fatto. Ora, cibo non abbiamo più trovato da quelle parti, quindi torniamo indietro e andiamo a vedere se c'è qualcos'altro da qualche altra parte. Rata corri, ho visto la moneta che avevo in tasca, i panini sono costati 90 centesimi l'uno, quindi 1,80 euro. Che ne sì? Vedi come li fanno a mano? Ma che mattarello, che carino! Lì c'è una bella vassoiata pronta da infornare. Volevamo già andare verso il camper per mangiare così 2 avocati, un po' di pomodoro, finché a un certo punto abbiamo trovato una specie di kebab locale. E lo prendiamo? E non possiamo resistere, quindi facciamo questa prova. Scusate se parliamo sempre di cibo, però è una parte importante. Lasciamo delle goccioline d'olio quando ci fermiamo, quindi Mauri controlla il livello dell'olio. Ragazzi, dunque, non lo so, ho trovato un meccanico così veloce e adesso è qui sotto che sta guardando, come al solito, però un pochino inglese parla e niente, si è messo sotto e ha detto qualcosa. Ha detto proprio così? Esatto, poi siamo andati di là e poi è tornato e si è rimesso sotto e boh. Ma non è detto che sia una cosa grave. No, magari si è solo allentato una vita. Meglio andare subito da un meccanico e vedere se c'è un problema di guarnizione o roba del genere. Boh, sta stringendo qualcosa ma non riesce, non me lo farò spiegare se ci riesce, insomma, speriamo. L'altra volta ci siamo fermati, perdeva gasolio, mi aveva detto, infatti me l'ha fatto annusare e c'era odore di gasolio. Pensavo fosse lo stesso e invece no, questo è olio. Ho controllato che vedevo delle macchie sotto e ho detto, boh, sarà mio. E in effetti sì, poi ho controllato il livello, c'ho il livello minimo, quindi è da poco che sta prendendo, perché sta prendendo veramente tanto. D'altronde questi vecchietti le perdite le hanno. Devo lì? C'est fini? Problem, giù. Ah, vale? Ragazzi, il problema allucinante. Un O-ring rotto. Vabbè, vibrazione. Stupidaggini. C'est le tapon de l'oli? Oui, problème jaune. Voilà, sì. Per fortuna un problema stupido, molto stupido, però che ci ha fatto perdere tutto l'olio. Ho aggiunto 1,5 litri d'olio che avevo perso, sintetico. Praticamente era un tappo nel motore, forse quello del sensore dell'olio, c'è una guarnizione in rame e si è rotta, si è consumato, schiacciata e da lì perdeva. È costato praticamente solo l'olio perché mi ha detto no guarda non ti prendo niente, come vuoi. Ci hai messo 5 minuti veramente? No, ci ha messo un po' di più, comunque si è sbattuto e in Italia ti avrebbero comunque pagato minimo un'ora. Gli ho dato 60 dirham che sono 5 euro. Va bene. Insomma, siamo contenti così. E adesso proseguiamo, sperando che sia finito. Mi ricorda il malecon di Cuba, questo qua. Case fatiscenti, questo paseo marittimo sotto rocce e subito l'oceano. Cosa ne dici? Sì, la parte qua delle case fatiscenti, la spazzatura, tutto da ricostruire, però di là è Mar dei Caraibi, Sì, infatti secondo me si sono staccati, è rimasta una corsia di qua e una di là. Ho puntato un posto a caso a lato di questa laguna che è famosa per la coltivazione delle ostriche. Un posto a caso, Casissimo.
avevo detto? Che era tipico? Le ostriche, quindi abbiamo scelto calibro 1 e calibro 2. Sono più o meno sugli 8 euro. Onesto, Il nostro è un condominio in orizzontale, quello lì di fianco Una è villetta a schiera. una villetta a schiera. Tante villette a schiera. Questi sono i vicini con cui abbiamo parlato questa mattina, questi tedeschi che noi seguivamo già su Instagram da giugno dell'anno scorso e incredibilmente ci siamo trovati di fianco. Molto molto simpatici, viaggiano con 3 figli, homeschooling e 2 cani e adesso vanno a fare surf nella laguna. Questa mattina abbiamo parlato con i nostri vicini di camper e abbiamo scoperto che possiamo fare una SIM con giga illimitati, come se fosse un contratto, anche se non viviamo qua. Quindi ci siamo recati in un punto Inui, che è questa compagnia viola, Inui. Abbiamo scelto tra 3 tariffe che sono di giga illimitati, 18 euro, 22 euro, 31 euro. Abbiamo il contratto, non abbiamo capito cosa abbiamo comprato, però dovrebbe essere tipo un mese di internet illimitato. Questo ovviamente ci serve per caricare video, per avere navigazione. Come prezzo ci sembra ottimo, normalmente questo non si fa ai turisti, però in questo posto lo fanno. Va benissimo perché diventava un po' un problema. Sì, anche per caricare video, questo è illimitato, quindi insomma dovremmo essere un pochino più agili nel poterlo fare. Così magari riusciamo a darvi 2 video a settimana invece che uno. Ci piacerebbe molto. Vediamo. Qui si compra solo roba sana. Ci siamo portati talmente tante schifezze per paura di non poter mangiare e adesso che le finiamo iniziamo la dieta. Prendiamo anche il pane con valore aggiunto. Sì, perché lo toccano tutti. Dai, sceglilo bene. Tutti quelli che ha toccato la signora. Toccano loro, tocco anch'io. Bella morte. Ma sono tutti uguali, cosa tocchi? Dai. Sicuro? Morbido, morbido. Quello lì ti dice che è meglio, bravo. Ti piace? Sa di focaccia. Cinq? No. Deux? Un deux? Quindi non ho capito quanto? Un dirham. Un dirham l'uno. Merci. E eccoci di ritorno, che è tutta bella in discesa, ma ragazzi, prima abbiamo dovuto farla in salita, però non ho ripreso niente perché Mauri era tanto simpatico in quel momento che non mi sembrava... Non è vero, sono stato zitto e non ho detto nulla. No, perdere peso e anche l'esercizio fisico ha il suo perché. Però se giri fai vedere la spiaggia che usano i neofiti surfisti, sperando che il vento che c'è... Stavo dicendo che usano i neofiti surfisti perché... adesso ve lo faccio vedere, va? Questa parte di laguna è protetta da questa duna, c'è questa apertura qua e ce n'è un'altra qui dietro. Entrano delle onde ma molto molto più tranquille e qua si possono allenare i surfisti. Spero che insomma, la spiegazione sia stata chiara. Praticamente c'è una sorta di porticciolo naturale che non fa entrare le grosse onde ma quelle piccoline e i surfisti neofiti qua si allenano. Ci sono questi banchetti nell'angolo del... Mangia tu che intanto ti spiego. Nell'angolo del parcheggio in cui siamo, che sono pescatori, pescano e rivendono qui dietro la laguna. Ok, merci beaucoup. Bienvenue Moro. E le price esta? Price? No, quanti dirham? 5 dirham. Cos'è? Tutto 5 dirham? Sì. Come gli sconti? 50 centesimi l'uno. Oh madonna, sono dolci. Bienvenue. Tieni conto però, perché quanti ne stai mangiando? Sono 2, 4. Sì. No, non le voglio. È buona, Navaja. In italiano canolicchio. Ostras. Ostriche. Ostriche. E questa in spagnolo vieira. Vegra. E in italiano è la capasanta. Ricci male. Ricci di mare anche. Ricci di male. Mosche. Cozze. Mosche. In italiano cozze. Cosa? Spagnolia. Mosche. Ah, Mosche. moscle. Mosche. Ma Moscle. spagnolo no. Non so. Spagnolia, oui, yes. Come si chiama? Mosche. Le français, limoul. Limon? Limoul. In francese? Oui. Arabe, bouzrou. Arabe, bouzrou. Ça,
cadeau, no problem. Cadeau pour les kangas. Merci beaucoup. Ça, no Tu es problem. très gentil. Oh no, my friend. Fammi vedere. Raha. Caviale marocchino. C'est bon? No, c'est très bon. Bien. Ostia. Dici che a me piace? Pasta, sì. Buona appena, madame. Merci. Dorian. La cucciarite. Oh, le cuillère. Che bello, guarda che bello. Oh no. Ah, quello è ancora meglio. Ah, È des bellissimo. femelles. Le femelle? Oui, des femelles. 40. Ça va? Merci, merci. C'est gentil, mon ami. C'est bien. Les vitamines, ça. Vitamine. Beaucoup. Che buono questo. In italiano? Ça, ricci. Ricci di mare con pasta. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti buoni. per- Buoni spaghetti. Ajo, perejil. Ragazzi, se vi capita di venire a Oalidia, Hassan. venite da Hassan, Numero 4. numero 4. 4 della casita. Grazie Hassan. Merci, bienvenue. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Italiano. Ego italiano. Teresa italiano. Giorno. Gente italiano. Con Morocco. Ciao, Ciao. Hassan. Merci. Questo parcheggio è custodito dalle mucche. Questo ragazzettino mi ha chiesto da mangiare, gli ho dato le mele e lui è qua che pascola le sue mucche. Allora, ragazzi, lo so che sono contro luce, però volevo spiegare una cosa e non posso riprendere fuori perché il ragazzino col papà che stanno pascolando le mucche non mi sembra il caso di riprenderli. Comunque gli ho appena chiesto se è possibile che mi vendano un litro di latte e loro hanno detto di sì, che vanno a casa e poi me lo portano più tardi. Quindi faremo questo esperimento. Non lo farei tu perché io Me lo mi bevo cago addosso. Voglio proprio vedere com'è. Mi sembrava una buona occasione per aiutare anche la gente local. Spero che si senta perché il vento qua picchia alla grande. Siamo venuti sulla spiaggia di Oalidia a vedere, ci sono tutte le barche dei pescatori. È il mercato del pesce serale. Sì, ed è una cosa un po' mistica perché queste barche adesso alzano, non so se sentirete, un po' anche la gente che va in giro sui quad sulla spiaggia, un po' il mare grosso, un po' gli sbuffi. Non lo so, è un panorama stupendo, molto molto strano. Rocce, c'è sabbia, ci sono... È un mix di cose. Adesso farò delle immagini, probabilmente metterò la musica perché non si sentirà nulla, ma è un mix strano, non so neanche io descriverlo. Vabbè, spero che le immagini vengano bene e che vi piacciono. Buongiorno, questa mattina abbiamo fatto colazione con uno splendido latte di mucca e uno splendido latte di mucca.
Ma la differenza tra questo splendido latte di mucca e questo splendido latte di mucca è che questo è il latte di mucca normale, questo è il latte di mucca shakerato e acidificato. A parte questa cosa, ieri sera è venuto quel ragazzo che appunto Marina non ha ripreso e ci ha portato del latte fresco. È una cosa che fanno loro anche, che poi appunto abbiamo preso, che Marina piace tanto, che è una sorta di latte acidificato con del limone, shakerato, che si usa in due occasioni. Uno si può bere con il couscous del venerdì e si può anche mischiare a una specie di bulgur, che è una specie di couscous un po' più spesso, che anche questo si può bere freddo o mangiare freddo, dipende perché quanto lo fai liquido, e insomma è il classico tipico. Questo a Marina piace tantissimo, io nessuno dei due lo voglio bere, o almeno l'ho assaggiato, ma vorrei evitare insomma il solito problema. Quindi, viste queste due cose, non si sa come staremo nei prossimi giorni, io la puntata la chiuderei qua. Se ci vedete, eventualmente abbiamo fatto delle serate tranquille. Se non ci vedete per un po', sapete il motivo. Ciao ragazzi! Vai, missione mandarino, eh? E tu? Perché io sono stanco, guidato. Ah, dai, vai, su. Siamo arrivati a... Fanculo. Siamo arrivati a... Ma la pianti? Dai che tra un po' ho camminato troppo e non riesco più a parlare dalla fatica, dell'anzianità. Siamo arrivati a? E dillo. È che non lo sai, ecco perché non lo vuoi dire. Ciancellà. Siamo arrivati a... C'ha troppe J. E già gita. Dillo tu. El Jadida. Aia. Siamo arrivati a El Jadida. Siamo Bravo. arrivati a El Jadidas.